Che cosa è successo nell'Unità d'Italia? Sono successe cose che non vengono dette e che hanno una grandissima conseguenza su tutta la popolazione di oggi. Insomma, la necessità mi ha portato negli archivi di Stato, perché non trovavo nei libri quello che era la risposta alle mie domande. Gli archivi di Stato visitati, spulciati, controllati in quel periodo storico sono 14, più ho sommato anche altri 3 archivi storici comunali molto importanti. È comparso tutto, è comparso anche, per dire, la politica fiscale e monetaria del successivo decennio. Insomma, conclusione, una quantità di documenti che hanno dato una risposta totalmente diversa, documenti amministrativi e documenti governativi, hanno dato una risposta totalmente diversa da quella che ci hanno raccontato fino ad ora gli storici. La famiglia Medici del Vascello è l'epoca fascista, Giacomo Medici del Vascello, aristocrazia e industria fascista. Giacomo Medici del Vascello, discendente diretto del generale garibaldino omonimo, rappresenta la figura paradigmatica della nobiltà italiana che attraversa indenne il passaggio dalla monarchia liberale al regime fascista. Laureato in ingegneria, operò come agricoltore, ingegnere e industriale. Nel 1929 fu eletto deputato alla Camera del Regno e riconfermato nel 1934. Fu sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Mussolini dal 1935 al 1939. Fu console generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Nel 1939 fu consigliere nazionale della Camera dei Fasci delle Corporazioni fino al 1943. Ricevette le onorificenze di Cavaliere di Gran Croce Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta e di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine di San Gregorio Magno. Il marchese Medici non fu solo uomo politico, ma anche snodo chiave nell'apparato industriale fascista. Risulta infatti amministratore, presidente o consigliere di oltre 20 società attive in settori strategici come energia, Edison Terni, cantieristica, Officine Savoia, infrastrutture, società lavori del porto di Genova, immobiliare e finanza, Credito Italiano, Lloyd Sabaudo, nonché nel comparto ferroviario e urbanistico. Le sue attività confermano l'integrazione tra classe aristocratica e capitalismo di Stato fascista, nonché la sopravvivenza delle antiche famiglie nobiliari come intermediari di potere economico e politico. Sposatosi con Olga, penultima figlia del ricco industriale elvetico di Stanza Torino, Napoleone Leumann, fu padre di Luigi Francesco, suo successore nel titolo marchionale, e di Elvina, principessa in Pallavicini. Olga Leumann, elite femminile e internazionalismo fascista. Il suo ruolo nell'elite femminile fascista fu tutt'altro che marginale. Quando la Società delle Nazioni impose le inique sanzioni all'Italia di Mussolini a causa della campagna d'Etiopia, i quadri femminili furono messi in campo nel sostenere il paese, tanto che Olga diede alle stampe nel 1936 i compiti e le responsabilità della donna nell'ora presente della vita nazionale, frutto di una conferenza tenuta alle donne e alle giovani fasciste di Venezia il 18 marzo 1936. Mai colta da alcun pubblico dubbio che il fascismo si muovesse se non nel solco di una missione civilizzatrice, ligia alle parole d'ordine, spronava le donne ad appoggiare la causa fascista affermando che l'Italia era stata messa al bando perché colpevole solo di aver voluto portare la civiltà dove oggi regna la barbarie. Nel 1941 si impegnò nei rapporti con le visitatrici fasciste, un corpo femminile volto all'assistenza delle famiglie bisognose, e nell'aprile del 1942 fu proprio lei ad essere ricevuta dal segretario generale della Falange spagnola per formalizzare, una volta di più, il rapporto fra il Partito Nazionale Fascista e la Falange franchista. Olga era quindi anche in diretto contatto con personale con il regime di Francisco Franco, la Spagna franchista. Nella Spagna franchista il quadro politico di riferimento per Olga era l'assoluta ingovernabilità degli anni seguenti e il successo della sinistra nelle elezioni del 1936 portarono alla sanguinosa guerra civile. La Chiesa e i Gesuiti si schierarono dalla parte della destra. La civiltà cattolica addossò alla Repubblica la responsabilità del conflitto, descrivendolo come una lotta tra un comunismo portato nel paese dagli anarchici venuti dall'estero e il saldo cattolicesimo del popolo spagnolo.
La vittoria di Francisco Franco e la conseguente instaurazione del suo regime portarono alla riammissione dell'ordine ignaziano e segnarono un'alleanza destinata a resistere. In Spagna la Costituzione repubblicana socialista del 1931 stabilì la dissoluzione della Compagnia di Gesù. La Compagnia di Gesù era uno dei pilastri del regime franchista. Ai gesuiti Franco aveva permesso di rientrare in Spagna dopo la cacciata decisiva dalla Repubblica nel 1931 e gli aveva restituito il possesso dei loro beni. A sostenere Franco nella sua ascesa, oltre ai gesuiti, c'era la famiglia aristocratica dei Pignatelli con Valerio di Cerchiara, partecipando direttamente alla guerra civile spagnola dalla parte franchista contro i socialisti e molto probabilmente con il sostegno dei due rami Pignatelli spagnoli di Fuentes de Aragona Cortés. A completare il quadro degli stretti contatti con la curia romana va ricordata anche la principessa Pignatelli Aragona Cortés Enza, che per la sua posizione di aristocratica aveva facile accesso al Vaticano. A sostenere il regime fascista era la finanza americana. A Mussolini servivano i dollari che potevano giungere solo dai massoni anticomunisti statunitensi di rito scozzese, antico e accettato. Il compito del fascismo italiano era di finanziare i gruppi paramilitari di altre dittature europee, compresa la falange spagnola di Franco. In sintesi, un coacervo di forze diverse quali gesuiti, famiglie aristocratiche, Pignatelli e massoneria statunitense di rito scozzese antico ed accettato, fondato nel 1801 dai gentiluomini di Charleston di origine ebraica. Tornando alla penisola iberica, la guerra civile in Spagna, provocata dal cattolico fascista Franco, detto il generalissimo e il caudiglio, per conto dei soliti poteri sotto la minaccia dello spettro. Dopo 3 anni di devastazioni e di massacri, fra l'altro si instaura in Europa la distruzione dall'alto di intere città abitate, prevarranno i fascisti, falangisti, grazie al solido aiuto del duce del Führer e alla connivenza di tutte le potenze del mondo. Il Führer e il Duce si associarono nell'asse Roma-Berlino consolidato nel patto militare detto d'acciaio. Per chi volesse approfondire l'argomento si consiglia l'articolo online Bombardamenti fascisti su Barcellona nel marzo 1938, la Guernica italiana nascosta. Luciano Canfora, nel suo libro intitolato Il fascismo non è mai morto, scrive: per quanto riguarda la Spagna franchista, il fascismo lungo spagnolo durò e governò fino al 1975, passando con Levitas da amico di Mussolini a base preziosa della NATO dal 1982. Il segretario di Stato John Foster Dulles fu protagonista molto incisivo di tale tempestivo arruolamento della Spagna franchista nel mondo libero. Elvina Pallavicini, continuità aristocratica dalla Resistenza al centrodestra. Figlia di Giacomo e Olga, Elvina Medici del Vascello andò in sposa a Guilherme de Bernis, marchese Pallavicini, che assunse anche la cittadinanza italiana. Rimasta vedova giovanissima con una figlia, Maria Camilla, in grembo, Elvina divenne una delle figure più emblematiche del potere aristocratico nel secondo Novecento. Durante l'occupazione tedesca di Roma aprì il suo palazzo al fronte militare clandestino monarchico guidato dal generale Montezemolo. Nel dopoguerra si distinse per il ruolo politico e simbolico di aggregazione delle destre anticomuniste e monarchiche. Organizzò Teleroma Europa con Rebecchini, ricevette Adenauer e De Gaulle negli anni 50 e nel 1994 fu anfitriona dell'incontro tra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi nel suo palazzo alla presenza della nobiltà romana e del cardinale Silvio Oddi. Il passaggio dall'MSI ad Alleanza Nazionale avvenne anche sotto la sua benedizione. Gesuiti, fascismo e strategia del doppio binario. L'influenza dei gesuiti nella politica italiana non si interrompe con la caduta del fascismo, al contrario assume nuove forme. Il gesuita Pietro Tacchi Venturi fu mediatore tra Mussolini e Pio XI, mentre Edmund Walsh, gesuita americano, era già negli anni 30 l'eminenza grigia della politica estera statunitense. Walsh formò quadri anticomunisti alla Georgetown University e fu consigliere di Eisenhower e Bader Smith, presenti nell'armistizio di Cassibile. In epoca fascista sulla scena italiana il gesuita più importante alle direttive di Walsh era Pietro Tacchi Venturi. Venturi stesso si definiva un buon gesuita e un buon fascista. Entrambi, Walsh e Tacchi Venturi, obbedivano al loro superiore,
Władimir Redukowski della Compagnia di Gesù, di origine polacca, preposito generale della Compagnia di Gesù, Papa Nero dal 1915 al 1942. Alla nascita della Repubblica e successivamente per tutta la durata, ad agire nell'ambito della formazione politica sotto le direttive del gesuita americano Edmund Walsh nello schieramento cattolico, all'alba della democrazia cristiana troviamo un altro gesuita, Rotondi Virginio della Compagnia di Gesù. Ad illustrare l'azione del gesuitismo filofascista che cambia casacca politica dalla camicia nera fascista alla bianca democristiana di parte cattolica, oramai nella Repubblica, è l'articolo di Corbi Gianni Padre Rotondi, il gesuita, che accompagnò per 50 anni la presenza dei cattolici in politica per farodiroma.it. Padre Rotondi era entrato nella Compagnia di Gesù nel 1934 e, dopo aver studiato alla Pontificia Università Gregoriana, era stato ordinato sacerdote nel 1942. Ancora giovanissimo fu incaricato da Papa Pacelli di curare in particolare i rapporti tra il Vaticano e il mondo politico italiano. Messaggi di cordoglio sono arrivati alla famiglia del Presidente del Consiglio Giulio Andreotti e del segretario DC Arnaldo Forlani. Fa parte di quella pattuglia di preti che si sono avvicinati alla grande politica intrecciando una fitta di rete di relazioni con il mondo della curia, dell'economia, della cultura ed in particolare con le teste d'uovo della FUCI e dell'Azione Cattolica, in cui spiccano, tra gli altri, Giulio Andreotti e Aldo Moro. Corbi nel suo articolo del 2020 continua a definire i protagonisti della galassia gesuitica alle spalle della compagine cattolica dopo la Seconda Guerra Mondiale insieme a Rotondi. Il protagonista è infatti un altro gesuita, padre Riccardo Lombardi, soprannominato il microfono di Dio, per i suoi infervorati comizi nelle piazze di Roma e Milano, dove riuscì ad avere più pubblico di Pietro Nenni. Sarà il tris composto dai due gesuiti Lombardi e Rotondi e dal medico Luigi Gedda a guidare la campagna dei cattolici anticomunisti. Negli anni precedenti alla Repubblica nasce il ruolo di Elvina in Pallavicini con le grandi qualità nel tessere collegamenti dietro le quinte della politica. Prima sotto l'influenza di Casa Savoia, oramai alla fine del suo corso, dopo l'armistizio di Cassibile alla nascita della Repubblica, fino alla simpatia per l'MSI di Almirante di Gianfranco Fini e Berlusconi, questi ultimi passati per il Palazzo Romano, Pallavicini e Rospigliosi nel 1994. Nel 1939 Elvina sposò Guilherme de Pierre de Berny, marchese di Courtavel, che era stato adottato dallo zio Giulio Cesare Pallavicini, principe di Gallicano, assumendone il nome e il titolo e ottenendo la cittadinanza italiana. Scoppiata la guerra, il sottotenente Guglielmo Pallavicini si arruolò come pilota nella Regia Aeronautica fascista, ma il 1 agosto 1940 il Savoia Marchetti, su cui volava in una delle sue prime missioni contro la flotta inglese nel Mediterraneo, fu colpito dalla contraerea nemica e si inabissò al largo delle Isole Baleari. Elvina rimase vedova a 25 anni, con una bambina nel grembo, a cui avrebbe dato il nome di Maria Camilla. Elvina collaborò attivamente alla fondazione della prima televisione privata di Roma, Teleroma Europa, creata in chiave anticomunista da Gaetano Rebecchini, e fece del suo palazzo Pallavicini Rospigliosi un baluardo contro il compromesso storico. Ricordo, Roberto De Mattei, di aver tenuto proprio su questo tema a Palazzo Pallavicini una delle mie prime conferenze alla vigilia delle elezioni del 1976, in cui il Partito Comunista Italiano ottenne il miglior risultato della sua storia, fermandosi a pochi punti percentuali dalla DC. Che i marchesi del Vascello avessero strette frequentazioni e comune visione politica con Casa Savoia fu chiaro sin dal Risorgimento con la diretta partecipazione all'invasione siciliana di Giacomo, sceso in campo a fianco di Vittorio Emanuele II di Savoia. Quando decenni dopo Casa Savoia con Vittorio Emanuele III abbracciò la dittatura fascista, lo affiancò con continuità l'altro Giacomo, discendente omonimo del Giacomo garibaldino, ma ardente al regime fascista. Con l'armistizio di Cassibile nel 1943 ricompare per la seconda volta la dominazione degli americani come nel Risorgimento sotto forma di liberazione. I fascisti Giacomo e la moglie Olga Lehmann, genitori di Elvina, uscirono decisamente di scena e consegnarono alla politica del post-fascismo la giovane Elvina, che risultò ben inserita nel nuovo corso colonizzatore atlantista e in assoluta continuità con gli americani dell'Unità d'Italia.
Il ballo che la principessa Elvina Pallavicini ha dato a Roma la sera del sabato 6 dicembre per festeggiare i 18 anni di sua figlia Maria Camilla è stato l'avvenimento di maggior risalto dell'alta società internazionale. Maria Camilla Pallavicini è figlia del principe Guglielmo Pallavicini, caduto eroicamente combattendo nel cielo del Mediterraneo. La foto la ritrae nell'abito indossato per il ballo, ornata da una sola collana di turchesi, un prezioso gioiello di famiglia datole dalla madre che possiede le più belle gemme d'Italia. Il ballo ha riunito con selezionatissimi inviti di esponenti della nobiltà di Roma, di Parigi, di Londra e di Bruxelles e si è svolto nel seicentesco palazzo Pallavicini Rospigliosi, a fianco del Quirinale, che i romani chiamano la Reggia accanto alla Reggia. Elvina divenne proprietaria del palazzo Rospigliosi Pallavicini sul colle del Quirinale, che molti considerano il più bel palazzo privato d'Europa. Nota per i suoi sforzi umanitari come mediatrice tra i monarchici e gli alleati a Roma al termine del secondo conflitto mondiale. Dopo l'occupazione tedesca di Roma, dopo il proclama dell'armistizio di Cassibile, l'8 settembre, sotto la guida del generale Giuseppe Lanza Cordero di Montezemolo, comandante del fronte militare clandestino, poi ucciso alle Fosse Ardeatine. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale si può ragionevolmente supporre un salto di qualità di Elvina Pallavicini che passa anche per la mediazione tra gli esponenti di vertice della politica franco-tedesca. Elvina Pallavicini, che negli anni 50 riceveva Charles de Gaulle e Konrad Adenauer nel suo palazzo a Roma. Negli anni successivi troviamo come primo presidente CIE, Comunità Economica Europea, 1958-1967, Walter Hallstein, proveniente da un anno di rieducazione e di insegnamento di relazioni internazionali nell'americana gesuitica Georgetown University, Washington, dove Walsh dirigeva la potente School of Foreign Service, scuola delle relazioni estere. Hallstein, rispedito in Germania, oramai denazificato, fu reinserito nella politica tedesca del cattolicesimo Adenauer per arrivare alla firma del Trattato di Roma 1957 che istituì la CEE. Hallstein sosteneva la visione di un'Europa federale con una missione e un Parlamento forti. La sua visione si scontrò con quella del presidente francese Charles de Gaulle, orientato verso un'Europe des États, Europa degli Stati, in cui i governi nazionali mantenessero ampi poteri. A questo punto sorge un dubbio. Adenauer e de Gaulle andavano nel palazzo romano di Elvina per un suo ruolo di mediatrice per l'integrazione europea o più semplicemente per prendere il tè? Altra figura importante per la politica europea post-bellica fu Hans Venedey, un avvocato e politico tedesco, SPD. A seguito della riabilitazione dal 26 ottobre 1957 al 7 agosto 1946, Venedey prestò servizio come ministro degli interni nel governo dello Stato della Grande Assia, gabinetto Gehler, guidato dal primo ministro Karl Gehler e nominato dall'amministrazione militare statunitense. Durante il suo mandato si occupò in particolare dell'impostazione dell'amministrazione interna e della formulazione della Costituzione dello Stato. Edgardo Sogno fu volontario in Spagna con i franchisti di Francisco Franco. Partigiano bianco, antifascista, antinazista, visceralmente anticomunista. Capo della formazione partigiana Franchi, dal suo nome di battaglia Franco Franchi. Sogno, oltre all'amicizia, ebbe in comune con Elvina un viscerale anticomunismo. Negli anni 70, in un momento in cui l'alta borghesia portava all'estero capitali e famiglie, considerando inevitabile l'avvento del comunismo in Italia, Elvina lo avversò con la stessa decisione con cui aveva combattuto il nazismo. Maria José, un pugnale contro il duce, di Fiori Simonetta. Roma. Dino Grandi la giudicava una gran chiacchierona. Bottai una velleitiera con fantasie intellettualistiche e Mussolini donna infida e pericolosa. Che Maria José di Savoia, la principessa amica dei sovversivi, fosse invisa alle alte gerarchie del fascismo non è certo storia nuova. Le sue relazioni con l'antifascismo liberale sono documentate in centinaia di pagine e negli archivi della polizia di regime. Le sue trame per rovesciare il tiranno rimbalzano nelle carte vaticane. Gli incontri clandestini con Benedetto Croce appartengono oramai alla leggenda.
ma che questa affascinante dama belga, la miglior testa della famiglia reale, secondo la definizione del suo amico Italo Balbo, avesse progettato di uccidere il duce è rivelazione che non può passare inosservata. Sono poche righe di una testimonianza a fiume rilasciata da Edgardo Sogno, eccentrico rock'n'roll della Resistenza, volontario in Spagna con i franchisti, volontario in Italia con i partigiani, nel 1945 membro della Consulta Nazionale per il PLI e in anni più recenti iscritto alla P2 di Licio Gelli, in un volume imminente che raccoglie 10 voci fasciste e antifasciste sulla guerra civile tra il 1943 e il 1945, l'un contro l'altro armato a cura di Francesco Giorgino e Nicola Rao, Mursia. Il racconto della congiura, pur succinto, contiene gli ingredienti giusti per ricavarne un avventuroso romanzo tra intrighi di corte, dame fascinose e ribelli, ciambellani un po' fessi, corazzieri fedelissimi alla corona, una cornice sontuosa come i giardini del Quirinale e un affilato pugnale piantato sulla schiena di Mussolini. Grazie ad alcune mie entrature in ambienti di corte, scrive Sogno, riuscii ad avere dei contatti con Casa Savoia. Ero amico di Elvina Pallavicini e nell'aprile del 1943 fui condotto diverse volte al Quirinale in visita a Maria José, moglie di Umberto, il figlio di Emanuele III. Edgardo Sogno ci conferma il legame tra Elvina Pallavicini e Maria José. Era in buoni rapporti con Maria José anche la moglie di Pignatelli Valerio di Cerchiara, Maria Elia de Seta. Sempre nel 1944 i coniugi Pignatelli furono arrestati dagli inglesi, i quali scoprirono la fitta rete informativa fascista e soprattutto il viaggio di Maria al nord. Se i servizi inglesi arrestavano i Pignatelli, quelli americani li proteggevano. Grazie alla linea imposta da James Angleton, l'OSS, Office of Strategic Service, il servizio segreto americano prima della CIA costituita nel 1947 con Truman, aveva deciso di servirsi dei fascisti per creare una struttura che, dopo la guerra, potesse contrastare il pericolo comunista. A conferma di ciò vi fu anche la leggera entità della pena detentiva. Dopo un periodo a Padula, nel primo grande campo di concentramento per i fascisti, Maria fu trasferita a Colle Scipoli, presso Terni, da dove fuggì mentre Valerio fu rinchiuso nel carcere di Procida, da dove uscì nel 1946 grazie all'amnistia Togliatti. Scampato il pericolo, Maria costituì il movimento italiano femminile Fede e Famiglia, MIF, il 28 ottobre 1946. Fu il primo movimento organizzato e non clandestino del neofascismo italiano. Il MIF nasceva a Roma, in zona extraterritoriale vaticana, con scopi ufficialmente assistenziali. La vasta rete delle amiche di Maria Pignatelli provvide a sostenere economicamente e spiritualmente i fascisti incarcerati fino alla metà degli anni 50. Tuttavia è indubbio che questa rete abbia contribuito a porre le condizioni per la nascita del nuovo soggetto politico neofascista, a cominciare dai tanti contatti internazionali che Maria Pignatelli aveva e che consentirono prima al MIF e quindi al MSI discreti sostegni economici provenienti dagli italiani emigrati in America Latina. Il reintegro degli ex appartenenti al partito fascista e nazista venne attuato anche dagli americani. Come James Angleton dell'OSS si servì dei fascisti in funzione anticomunista nel primo periodo del dopoguerra, Harry Truman avvallò il reintegro dei nazisti nella Germania post-bellica del cattolicissimo Adenauer. Ricordando l'articolo precedente USA e Nuovo Ordine Mondiale il gesuita Edmund Walsh e la politica deuteronomica americana, riportiamo lo stralcio. Alfred Walsh, nel suo saggio del 2013 intitolato La seconda vita del nazismo della Germania del dopoguerra, scrive: la politica del governo Adenauer era incentrata sulla clemenza verso gli ex nazisti, ritenuti per lo più ubbidienti, conformati e favorevole alla loro presenza nelle nuove strutture politiche ed amministrative, oltre che in quelle economiche e culturali. Una festa tutta nera. A riportare l'incontro patrocinato da Elvina tra Fini e Berlusconi nel 1994, la presenza di molti esponenti dell'aristocrazia italiana è un articolo riportato nel sito La Repubblica del 10 marzo 1994 di Barbara Palombelli, moglie di Francesco Rutelli, intitolato Una festa tutta nera.
Il 9 marzo 1994 nel Palazzo Pallavicini Rospigliosi a Roma si tenne un ricevimento organizzato dalla proprietaria del palazzo, che viene definita la principessa nera, Elvina Medici del Vascello, in Pallavicini, per conto del segretario missino dell'MSI Gianfranco Fini, per un incontro con il suo alleato Silvio Berlusconi. 300 erano gli invitati scelti per la maggior parte personalmente dalla padrona di casa, la principessa Elvina Pallavicini. Erano presenti anche i due nipoti della principessa Elvina, ragazzi dai nomi importanti, Moroello e Sigeri Diaz, i figli della principessa Maria Camilla, moglie separata di Armando Diaz, nipote del famoso maresciallo. Di Moroello, 25 anni, studente di legge, si dice sia uno dei rampolli più contesi dell'aristocrazia italiana. Di Sigeri, 24 anni, neolaureato in economia. Dell'aristocrazia italiana erano presenti esponenti delle famiglie Barberini, Borghese, Boncompagni, Ludovisi, Guerrieri Gonzaga, Lancelotti, Lovatelli, Massimo, Odescalchi, Orsini, Ruspoli, Sforza Cesarini, Torlonia. A rappresentare il Vaticano era invitato il cardinale Oddi, Silvio Oddi, prefetto della Congregazione per il Clero Camerlengo del Collegio Cardinalizio. Fra tante corone e blasoni gli ospiti non nobili erano pochi. Publio Fiori, la principessa l'ha invitato personalmente, il liberale Stefano De Luca, Domenico Fisichella, Giulio Maceratini, Cesare Previti, Fabrizio Sacerdoti, agente di cambio al debutto elettorale con Forza Italia, Jas Gavronsky, Bruno Bottai, ex segretario generale della Farnesina, l'economista Antonio Martino, il vicepresidente della Fininvest Gianni Letta, il generale Luigi Caligaris, il portavoce di Berlusconi Antonio Tajani, i due super organizzati coordinatori regionali di Forza Italia, i giovanissimi Alberto Luna e Fabrizio Menichella, nipote del mitico Donato, governatore della Banca Italiana nel dopoguerra. L'MSI, Movimento Sociale Italiano, partito italiano di destra fondato nel secondo dopoguerra, tra i fondatori vi fu l'aristocratico fascista Valerio Pignatelli di Cerchiara, ebbe come primo presidente Junio Valerio Borghese, come segretario e presidente Giorgio Almirante e come ultimo segretario Gianfranco Fini. L'MSI, legato all'esperienza e all'ideologia del fascismo, si è sciolto nel 1995 e Gianfranco Fini, il 27 gennaio 1995, fondò il partito di AN, Alleanza Nazionale, il quale partito di AN poi confluì il 22 marzo 2009 con Silvio Berlusconi nel PDL, il Popolo della Libertà. Da destra Giorgio Almirante, Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini. Anche a sinistra, nello schieramento politico italiano, la principessa Elvina aveva i suoi contatti. A sinistra Carlo Azeglio Ciampi, ex governatore della Banca d'Italia, ex alunno dei Gesuiti, ex tesserato del Partito d'Azione. La mia ultima tessera è stata quella di Partito d'Azione e altre non ne ho mai volute. Una fedeltà di coscienza. Ciampi, presente anche al funerale di Elvina nel 2004, come Fini e Tajani, rappresentanti istituzionali il sindaco Walter Veltroni e il vice sindaco Maria Pia Garavaglia, il tutto a ribadire il forte legame tra esponenti della politica italiana e le due famiglie aristocratiche Medici, Marchesi del Vascello, e Pallavicini, fondamentali per la realizzazione del Risorgimento italiano. La conoscenza tra la principessa Elvina e Carlo Azeglio Ciampi non sembra casuale e suggerisce riflessioni. La prima è che i capitali delle tante società a suo tempo amministrate da Giacomo Medici avranno avuto un qualche rapporto storico con la Banca d'Italia. La seconda riflessione: la Democrazia Cristiana finì il suo corso con il convegno Ciampi, l'ultimo governo della Democrazia Cristiana che si disciolse 5 giorni dopo, esattamente il 18 gennaio 1994. La terza riflessione è che il governo successivo fu il Berlusconi I, a partire dall'11 maggio 1994, 2 mesi dopo la festa tutta nera. Curiosa è la tempistica ravvicinata e il susseguirsi affannoso degli eventi politici e sembra quasi che la principessa Elvina, 2 mesi prima del detto governo Berlusconi I, avesse benedetto quella che fu l'alleanza per il governo di Gianfranco Fini e Berlusconi nel suo palazzo alla presenza di gran parte dell'aristocrazia italiana. Le vicende politiche italiane dei governi post-unitari da Giacomo Garibaldino ad Elvina, passando per Giacomo Fascista, amministratore principale dell'industria italiana del ventennio, conducono alla famiglia Medici del Vascello.
Durante il fascismo non solo la politica, ma soprattutto l'industria e la produzione energetica in molti comparti importanti, spinta dorsale di tutto il paese nel 1929, risultano amministrate dai nomi della lista che segue. Suggerisco di mettere in pausa il video per la lettura. Che il marchese Giacomo fosse a capo contemporaneamente di un elenco così lungo e importante di aziende di settori nevralgici dell'industrializzazione con sede in città diverse è senza dubbio impossibile. Anche se la presenza della moglie Olga, figlia di Napoleone, nipote di Isaac Newman, rappresentò una stretta vicinanza ad un certo tipo di ceto economico capitalistico bancario. Durante la ricerca non è emerso che Giacomo prestasse il proprio nome per le attività di Lehman, tuttavia non è escluso. Armistizio a Cassibile, dal 3 settembre 1943 all'8 settembre 1943. Nel 1942 Walter Bedell Smith, di religione cattolica, è nel Mediterraneo con l'esercito americano come capo di Stato Maggiore del generale Dwight Eisenhower per l'operazione Torch, sbarco in Nord Africa, sconfitta dalla Francia di Wiki. Fu presente alla firma dell'armistizio italiano avvenuta a Cassibile il 3 settembre 1943. Quando nel 1952 Eisenhower divenne presidente degli Stati Uniti, Bedell Smith assunse la carica di sottosegretario di Stato dopo essere stato per un breve periodo a capo della CIA. L'armistizio di Cassibile fu un accordo siglato segretamente il 3 settembre del 1943. Costituì l'atto con il quale il Regno d'Italia cessò le ostilità verso gli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale e diede inizio, di fatto, alla resistenza italiana contro il nazifascismo. Il proclama di armistizio di Badoglio dell'8 settembre 1943 è l'annuncio dell'entrata in vigore dell'armistizio di Cassibile, firmato dal governo Badoglio I del Regno d'Italia con gli alleati della Seconda Guerra Mondiale. La Repubblica Sociale Italiana, RSI, anche conosciuta come Repubblica di Salò, fu il regime tra il settembre 1943 e l'aprile 1945 voluto dalla Germania nazista e guidato da Benito Mussolini, al fine di governare parte dei territori italiani controllati militarmente dai tedeschi dopo l'armistizio di Cassibile. Lo stato di confusione nei rimpalli dei poteri e il fuggi-fuggi delle autorità fu tale che, alla fine, il generale americano Dwight David Eisenhower rompeva l'impasse e l'8 settembre di 77 anni fa, alle 17:30, trasmetteva il proclama in lingua inglese da Radio Algeri, seguito 2 ore dopo da Badoglio che annunciava la fine delle ostilità agli italiani, parlando dai microfoni del Leyar, che poi diventerà Rai. La firma dell'armistizio di Cassibile sancì la resa degli anglo-americani con la fine effettiva della forma politica italica di nazione estero diretta, assumendo così per la terza volta lo stato di colonia americana anche militare e politica. La prima conquista anglo-americana avvenuta nel 1860 all'unità fu una prima colonizzazione economica, l'Italia divenuta nazione per conto terzi, posta sotto la diretta influenza della finanza inglese. La seconda conquista avvenne con l'iscrizione al SEC, avvenuta nel 1934 per mano del ministro fascista dell'economia Guido Young. Le condizioni della sottomissione di Cassibile non sono mai state rese pubbliche, ma l'asservito ceto politico e tutti i governi, da allora succeduti, hanno ceduto sovranità, hanno obbedito a direttive impartite da oltre Atlantico, permettendo l'invasione a postazioni militari NATO e armamenti nucleari, dell'asservimento a potenze straniere in atti mai resi pubblici. Gli italici della Repubblica vivono ancora oggi l'illusione del sistema democratico diffuso dalla propaganda. La firma dell'armistizio di Cassibile. Castellano Giuseppe tornò a Cassibile per la firma del testo d'armistizio il 2 settembre, ma senza una autorizzazione scritta. Anche in questo caso non è chiaro se Badoglio tentò di evitare un impegno scritto sperando che gli anglo-americani non lo pretendessero. Invece gli emissari italiani furono relegati in una tenda da campo in attesa che arrivasse da Roma la delega. Questa arrivò nel pomeriggio del 3 e un'ora dopo il documento di armistizio fu firmato da Castellano e Bedell Smith, a nome rispettivamente di Badoglio e del generale Eisenhower. Nel gennaio del 1952 Bedell Smith, direttore della CIA, ringraziò Walsh per aver assegnato Dostert Leon come consulente part-time all'agenzia e per i suoi servizi considerevoli offerti per la difesa nazionale. Edmund Walsh, l'ombra del repubblicano Dwight David Eisenhower.
Quando nel 1956 padre Walsh morì, fu sepolto nel piccolo cimitero gesuita del campus della sua armata Georgetown University. Il presidente Eisenhower, nella sua lettera di condoglianze al preside Bunn della Georgetown University, riassunse il contributo all'America di una vita del gesuita americano Walsh nelle seguenti parole: la morte di padre Edmund Walsh è una grave perdita per la società in cui ha servito per così tanti anni, per la vita educativa e religiosa degli Stati Uniti e per i popoli liberi del mondo occidentale. Per 4 decenni è stato un vigoroso e ispiratore campione della libertà per l'umanità e dell'indipendenza per le nazioni. La sua voce era influente in tutto questo paese e in molte terre d'oltremare perché parlava con conoscenza e convinzione e una preoccupazione empatica per tutti i popoli. E a ogni chiamata al dovere tutta la sua energia di leadership e la saggezza del Consiglio erano dedicate al servizio degli Stati Uniti. La sua università e la sua società, tutti coloro che lo conoscevano bene, rimpiangono la sua morte, ma possono trovare nella sua memoria l'ispirazione immortale di una vita dedicata al progresso dei diritti umani, della dignità e della statura spirituale. Potresti estendere ai membri della famiglia universitaria e della Società di Gesù le mie personali condoglianze per la morte di padre Walsh? Cordiali saluti, Dwight Eisenhower.